Ho ripagato l'abbonamento. Ogni due cortili, quattro campani, una trattoria, un bel piatto sempre che la gente non si sentire, la mettività in casa, dopo il divertino con l'amico, giro poi quando è mattino, se lo saluti che poi, anche l'Independence Day, perché a caso i Sei diventato violinista in queste settimane? Hai fatto un corso accelerato? No, ho fatto un corso a Udine. Mi hanno imparato. Immagino. Mi hanno detto che hai fatto il battesimo dei corsi di fisioterapia manuale a un giovane studente che ha cambiato lavoro subito. Sì, subito. Ha detto che vuole fare un concorso per andare a lavorare in biblioteca. Ciao a tutti, ciao, vedo che state arrivando, bentornati. Dove eravamo rimasti? E dove fra un po'... No. Allora, comunque le tradizioni vanno tenute. Quindi, disclaimer. Che cosa vogliamo disclaimer? Tenete su queste benedette mascherine, voi e tutti quelli che conoscete. 3 cose. Distanziamento. Distanza. Mascherine. E vabbè, lavatevi qualcosa. Ok, disclaimer. Disclaimer serio. Questa è solo la prima di una lunga serie. No, lunga. Però abbiamo in cantiere qualcosa. Spritz O'Clock al mercoledì sera, ne abbiamo già qualcuno in programma, ma andiamo avanti. Sì, questo è l'unico che sarà il martedì, perché gli altri sono il mercoledì. Ma avrete il piacere di conoscere Richard stasera, che poi vi parlerà di come sarà possibile partecipare anche a dei webinar su iscrizione sulla piattaforma Zoom, e quindi questa è solo una prima di una lunga serie anche di incontri con il metodo MDT e il McKenzie. Quindi che cos'altro dire? Che allora, come al solito, tutte le domande sono assolutamente benvenute. Se ci fate compagnia, noi siamo ovviamente più che contenti, la cosa diventa anche vostra. Noi ovviamente abbiamo un nostro canovaccio, però se avete voglia di renderlo personale, fatelo attraverso le domande che noi leggiamo e a cui risponderemo durante i question time. E niente, direi, perché non riesci a vederci? Oddio, cosa succede? Allora, intanto salutiamo Stefano Bonfanti. Ciao, che Stefano. Dice non riesco a vedervi. Noi ti sentiamo vicino lo stesso. Non so che cosa succede. Qualche problema tecnico. Non lo so. Ad ogni buon conto, adesso poi cercheremo di risolvere i problemi tecnici. C'è qualcun altro che ha qualche problema? Però se c'è qualcun altro che ha qualche problema ce lo dica, non ci sono problemi. Allora, puntata molto interattiva. Quindi ci sarà una presentazione di PowerPoint, ma poi il concetto è quello che in ogni momento usate la chat per andare a scrivere le vostre domande, che saremo ben contenti di mettere... Esaurire. Non erano i desideri quelli. Vabbè, tu il comizio. Poi posso dire, Stefano, meno male che non ci vedi, quando di giorni di lavoro non sei mica tanto freschi, l'importante è che ci senti e soprattutto che senti i nostri ospiti. Esattamente. Anche magari qualche congiuntivo ora della fine ce la facciamo, sì. Ma comunque questa è la grande differenza, che ai tempi eravamo belli riposati a casa, adesso torniamo da 12 ore di lavoro e quindi questo è la prima e ultima Spritz molto poco belli da vedere. Ciancia le bande. Voglio migliorare la visibilità di questo show e quindi voglio presentare, introdurre in trasmissione ciò che è il metodo McKenzie in Italia. Noi in Italia lo scriviamo McKenzie, ma lo leggiamo Sara Luetchford, che è già stata nominata e raccontata in uno degli ultimi Spritz che abbiamo fatto qualche mese fa, proprio con l'incontro del GTM. Infatti è una dei fondatori del GTM, quindi è un piacere avere con noi l'amica, la docente e stasera anche in veste di traduttrice, Sara Luetchford.
Ciao Ciao, Sara, Sara. Ciao benvenuta. Simone, ciao Claudia e Che buonasera a bello tutti. rivederti. Che bello, che bello. Che bello. Scusa, Sì. ridevamo perché ci ha scritto, inizia a arrivare qualche commento, ci ha scritto Giorgia, c'è gente che sta avendo dei déjà vu vedendoci online con le nostre cravattine arancioni. Sei in buona compagnia, Giorgia, un déjà vu pazzesco anche per noi stasera. Anche per noi, però è scaramantico, è assolutamente qualcosa di scaramantico, è qualcosa che ha nulla a che vedere col passato dal punto di vista della realtà che ci sta fuori, perché in realtà tante persone ci stanno vedendo passeggiando in giro dal giardino sui propri tablet e sui propri cellulari, quindi tranquilli così. Bene, dai. Se siamo pronti, io inviterei Bene. in trasmissione Richard, Sara, Rosedale. lo vuoi presentare Sì. tu? Io? Sì, certo. Ciao Richard. Ciao Richard. Questo Hello. è Richard Rosedale, che è un fisioterapista, un collega dell'Istituto McKenzie internazionale, è il direttore della formazione da 2 anni, abita in Canada e lavora come fisioterapista, nonché direttore della formazione. Thank you it's great to be here. Thank you for Simone and Claudia for hosting. Thank you for coming. Well, Thank you for thank you for coming and putting this together, Richard. It's a delight. Sarah. Grazie Richard per la disponibilità di fare questa serata e siamo molto orgogliosi di avere lui con noi stasera. Okay. Shall I go ahead and start? Shall I screen share? I think so. Yeah. Yes. Right. We will hide ourselves, so you will be on the screen and the show on the stage. You will be there, and me and Claudia will be here listening to you. We are looking forward. So, see you later. We'll see you later. Quindi inizieremo immediatamente con la serata e quindi partirà con delle diapositive che ha preparato Richard per questa serata. L'informazione sul metodo McKenzie. So I can't promise any songs or dancing like the introduction by Simone and Claudia, but hopefully we'll be able to keep your attention for the next little while. Quindi dice che non può promettere di fare delle danze, delle canzoni come ha fatto Simone e Claudia all'inizio, però spera di riuscire a mantenere la vostra attenzione e interessamento durante questa serata. So the McKenzie system has been around for a very long time, and it's an evolving system. But if you ask 10 different therapists their opinions, you might get 10 very different answers. Quindi il metodo, il sistema McKenzie è stato presente da diversi anni e se chiedete di diverse persone daranno delle informazioni diverse, con 10 persone daranno 10 opinioni diverse. So hopefully during this session we'll be able to sort out some of the myths from the reality as the McKenzie system is practiced today. Quindi cercheremo in questa serata di vedere i miti e le realtà e vedere come è stato evoluto nel tempo il metodo McKenzie e come è il giorno di oggi. So as I think you've been told, my name's Richard Rosedale. I'm the Director of Education for the McKenzie Institute. And that's a picture of what most people imagine Canada to look like. And but I'm from in Ontario, so it's a lot flatter and greener. Quindi, come avete già sentito, io sono Richard Rosedale, abito in Canada e abito nella zona di Ontario, che è molto più piatto che delle fotografie che avete visto delle montagne. And just as a disclosure, as you know, I'm the Director of Education. I'm a McKenzie Institute instructor, and I'm an MDT clinician.
E per rilevare chi sono il direttore della formazione internazionale per l'Istituto McKenzie e sono un istruttore, docente del McKenzie Institute internazionale e sono anche un clinico MDT. And Sarah, thank you for being here to translate. As you know, Sarah is a Director of Education from the McKenzie Institute, Italy. E ringrazio me per essere disponibile stasera per fare la traduzione e come sapete sono attualmente la direttrice dell'Istituto McKenzie qui in Italia. So some of you may think that the MDT system is old-fashioned and it's out of date and it's not appropriate for the clinical reality of today. So if you think like that, then this presentation is definitely for you, and hopefully we can bring you up to date in terms of the current thinking and the current practice of MDT. Quindi credete che il metodo McKenzie è andato fuori con i dinosauri e allora questo dovrebbe farvi pensare in un modo diverso e questa presentazione è proprio per voi, per farvi ricredere nel sistema MDT. So we're going to start with a patient, and imagine this is your patient tomorrow morning. So meet John, he's a 52-year-old nurse. Vi presento John, che è un infermiere di 52 anni, che è il paziente che vedremo insieme. So John has had 10 days of pain. It's been getting worse and it's local to his groin. John ha avuto dolore da 10 giorni e sta peggiorando, è localizzato nell'inguine. It started when he was crawling on the floor. We didn't ask exactly what he was doing when he was crawling on the floor, but he stated that that's when his hip pain began. E tutto è iniziato quando lui stava gattonando per terra. Non abbiamo chiesto come mai stava facendo questo, però questo è come è iniziato il suo problema. He gets worse when he's standing and when he's walking, especially when he extends his hip. Dice che peggiora quando sta in piedi e quando cammina, quando sta estendendo l'anca. And he feels better when he's sitting and when he's still. Si sente meglio quando sta seduto e quando sta fermo. And he has no current or history of low back pain. Non ha attualmente né una storia di mal di schiena. When we look at the examination, we find that he has a moderate loss of hip extension and a minimal loss of flexion and internal rotation, and all movements produce his groin pain. Quando abbiamo valutato la sua anca, abbiamo trovato che il movimento limitato di estensione moderatamente era limitato, mentre flessione e rotazione interna erano limitate minimamente. Tutti e tre hanno riprodotto il suo dolore all'inguine. And on resisted hip flexion, this also produces his groin pain. Inoltre, con una flessione dell'anca contro resistenza, ha prodotto anche questo il suo dolore all'inguine. When we look at his lumbar spine, we don't find any movement loss. Maybe he's a little bit stiff in extension, but that's the only thing we find. Quando abbiamo esaminato la sua colonna lombare, abbiamo trovato che forse il movimento di estensione era un po' limitato, mentre tutti gli altri movimenti erano liberi e si lamentava di un po' di rigidità con l'estensione. So with this limited information,
where do you think the pain is more likely coming from? Quindi con questa informazione limitata, poca informazione disponibile, dove pensate che questo dolore sta di origine? Or to put it another way, where would you start your treatment? O un altro modo da chiedere, dove iniziate il vostro trattamento con questo paziente? Would you start and look at his hip or his back? Or maybe you would start and look at both. Just give a second to think about that. Inizieresti con l'anca o magari la schiena o magari entrambi. Pensate un attimino. Okay. And why did you choose that? Whether it was his hip or back or both, why did you choose that? E adesso vi chiedo, perché hai scelto questo? Perché hai avuto questa opinione? Was it your experience that drove that decision? Did you think about some of the evidence? Or did you make lots of assumptions that if someone's complaining of groin pain, that their pain is aggravated by hip movements, that they have hip movement loss, then the problem must be coming from their hip? Quindi su che cosa avete basato questa opinione? Sulla vostra esperienza, l'evidenza o l'ipotesi? È proprio sul fatto che ha dei problemi con i movimenti dell'anca in estensione? So what do MDT clinicians think? How would they go about addressing this type of clinical dilemma? Vi chiedo, come penserebbe un clinico MDT? Come affronterebbe questo problema? MDT clinicians do have a framework to work within, to guide them. And in this case, we have a differentiation algorithm to work within. I clinici MDT hanno un modo di affrontare questo in un modo strutturato, hanno un algoritmo da seguire per affrontare questo tipo di problema. So this is an example in one clinical area. The MDT helps to guide clinicians through a sort of problem-solving framework. And in this example, we establish extremity baselines, we screen the spine, and then we recheck the baselines. Quindi si utilizza un algoritmo dove andiamo a vedere tutti i movimenti, le posizioni della colonna e dell'anca e vediamo come affrontare il problema in un modo molto strutturato. Great. And in this example, we have some evidence to help guide us. This was a study that we published last year, looking at patients that presented with isolated extremity pain and seeing how many of those were from a spinal source. E per aiutarci abbiamo anche della ricerca, questo per esempio uno studio che è stato pubblicato l'anno scorso che ha valutato dei pazienti che dimostravano soltanto sintomi nel lato superiore e hanno trovato poi che da dove veniva il dolore, hanno esaminato questo. So we had 369 patients who presented with isolated extremity pain. They went through an MDT assessment and they were classified into either having an extremity problem or having a spinal problem. Infatti abbiamo valutato 369 pazienti che si lamentavano soltanto di un dolore isolato proprio al lato superiore. Sono state sottoposte ad una valutazione MDT
e sono stati divisi in due sottogruppi, uno con un problema della colonna e l'altro gruppo con problemi proprio nel lato superiore. So we use this framework and this algorithm, the process, to go through to differentiate. And what we found in the study that over 40% of patients presenting with isolated extremity pain, we found that we had a response and we treated them to discharge with spinal intervention. E infatti con questi pazienti abbiamo utilizzato l'algoritmo e il lavoro strutturato di tipo McKenzie per trovare che oltre il 40% dei pazienti hanno dimostrato un problema di origine della colonna e sono stati poi trattati dall'inizio fino alla fine con una terapia verso la colonna. So let's move back to John again. What tests would you do with John and his groin pain? Quindi torniamo a John. Quale test farete con questo paziente e come esamineremo John? There are a lot of options, a lot of tests that we could do. Ci sono tante opzioni, tanti test che possiamo fare. And more tests and options. E tante altre opzioni e test. So how do we choose what test to do with John? Come possiamo scegliere quale test dobbiamo fare con John? Some people may do them all, as many as they can fit in the time that they're allocated. Some people may do a few, and some people may do none of them and have a completely different approach. Alcuni magari fanno tutti i test disponibili, un altro magari fa soltanto pochi test, o altri potrebbero non neanche fare questi test, ma fare completamente qualcosa completamente diverso. So with MDT, we have a classification system. So the idea of classification systems is to be able to sort through lots of different complex information and put it into some logical format that makes sense. Quindi il sistema di MDT è un sistema di classificazione e tutti i metodi tutti i sistemi hanno l'obiettivo di mettere in ordine una serie di problemi e scegliere e dividere queste in qualche modo di fare qualche ordine di questa confusione. And in MDT, we primarily use the patient's symptomatic and mechanical responses in order to subgroup our patients, in order to give us that structure and help us decide what treatment to give. Infatti il metodo MDT utilizza le risposte sintomatiche e le risposte meccaniche per dividere in sottogruppi per riuscire a capire che tipo di problema è per poi trattarlo. So we use the information we can get from the assessment regarding the symptomatic and mechanical responses to classify the patient, and then that leads on to a matched treatment. E infatti dalla valutazione che facciamo utilizzando le risposte sintomatiche e meccaniche arriviamo ad una classificazione che porta ad un trattamento specifico per questo problema. This is not based on pathology. Non è basato sulla patologia. And it's certainly not based on what we think is happening in the disc. E certamente non è basato su quello che noi pensiamo
stia succedendo all'interno del disco intervertebrale. The classifications are based on the presentation of the patient and the response we get within the session. La classificazione viene basata proprio su quello che troviamo facendo le domande e avendo un'impressione del problema del paziente. And by doing this, MDT clinicians are able to classify all of their patients. So this is one example from Italy. This is Sara's study, which looked at patients with cervical and thoracic pain and found that they were able to classify all their patients within the MDT system. Infatti vengono utilizzati questo modo di classificare i pazienti in proprio questo modo, come per esempio è stato fatto con questo studio che ho fatto con i miei colleghi qui in Italia per dividere i pazienti con problemi cervicale e dorsale in diversi sottogruppi. But what if it was John's hip that was a problem and not his lumbar spine? E quindi cos'è se il problema proprio era dell'anca di John e non della colonna? Okay. So what's an MDT clinician going to do now? Don't we just treat spines? E quindi cosa farebbe un clinico MDT allora? Non facciamo soltanto la terapia alla colonna? So does MDT only treat the spine, or do we use the same principles for the extremities? Quindi la domanda è, MDT tratta soltanto la colonna o utilizziamo lo stesso sistema anche per gli arti? We certainly have some research which verifies that we can apply the same principles to the extremity and be able to classify our patients. This was a survey study done in 2012 by Stephen May and myself. Abbiamo diversi studi che hanno affrontato la classificazione delle arti questo è dimostrato la prevalenza delle varie sottogruppi all'interno dei problemi nelle arti è stato pubblicato da me e da Stephen May in 2012. And this was a randomized controlled trial that we did back in 2014, looking at patients who had knee osteoarthritis. E questo invece è uno studio randomizzato che abbiamo fatto in 2014 dove abbiamo affrontato il problema del ginocchio e l'osteoartrosi all'interno dell'articolazione. And in a subgroup analysis in the study, when we looked at the response of those classified as derangement versus the control group, we found a large effect size in regards to pain at 3 months and a medium effect size in regards to function. E abbiamo sottoposto questi sottogruppi a un controllo e abbiamo trovato a 3 mesi che c'era, per quanto riguarda il dolore, un effetto importante, mentre per quanto riguarda le disabilità era meno importante, ma comunque un buon risultato. And this was a guideline published called the Ottawa Panel Guideline, and this was published a few years ago. And MDT is strongly recommended as an intervention for the management of knee osteoarthritis. E invece questa è una linea guida che è stato pubblicato nello Stato di Ottawa da un gruppo che hanno affrontato la gestione
dell'artrosi del ginocchio, e infatti è stato raccomandato fortemente la terapia MDT. So certainly MDT is being explored in the research, and there is a building evidence base for MDT in the extremities. E infatti per quanto riguarda la ricerca, McKenzie è stato indagato moltissimo e ultimamente abbiamo diversi studi che sono stati fatti per indagare su gli arti inferiori e superiori. And whether it be the spine or whether it be an extremity problem, we use the same symptomatic and mechanical responses to help classify our patients. Infatti, se abbiamo un problema della colonna oppure un'articolazione negli arti, affrontiamo il problema nello stesso modo. Comunque guardiamo le risposte sintomatiche e guardiamo le risposte meccaniche per dividere il paziente in certi sottogruppi. And I'm just going to show you an example of that in the extremity. It's just a couple of minute video for you. Adesso vediamo un video di un paziente che sarà 2 o 3 minuti di vedere questo paziente che guarderemo. Farò qualche commento magari durante il video, ma è tutto ovviamente in inglese. This is Jason. We're just going to have a look at his baseline shoulder range of motion. Where you go, Jason? Quindi questo è Jason e vediamo i movimenti della spalla. Abduction. Any pain with those? Nope, no pain. Okay. Dolore no. Rotation. Yeah. Hand behind back. Hand behind back. Rotazione interna. Good. Here. Extension. Estensione delle spalle. Good. That's great. Do you want to push those along a little bit, Ravi? Just overpress in abduction especially. Quindi chiedo di dare una sovrappressione dal collega, soprattutto in abduzione. Painful. Overpress hand behind back if you can, Ravi. Anche la rotazione interna, mettendo la sovrappressione. Great. Okay. Great. Okay. You want to flex? Yes. Quindi adesso chiedo di fare la flessione. As you can. Ripetuto dalla spalla. Immediately feels like I can't go further. As far as you can. As far as you can. Pain in the front of my Chiedo di andare il più possibile in alto. And as you do more, what's happening there? Just literally can't go any further. E chiede mentre sta facendo questo cosa succede, dice che non può assolutamente andare più in alto. Quindi chiede adesso al collega di dare sovrappressione in questa direzione, la flessione. That's it. Not going any further. No, and bring it down. You feeling strong today, Ravi? Or yes, Chiede se si sente forte oggi. as far as you can. As far as you can. Push. Il più possibile. Mette la sovrappressione, sconforta. Take it as far as you can take it. Yeah. E questo è il più che può fare. Behind back, yeah. Per quanto riguarda la mano dietro la schiena, non riesce ad andare di più, chiedo di mettere la sovrappressione. That's not great. Let's have a look at Non si muove. well. E guardiamo la rotazione esterna attiva. Painful? Just sore in the front in general. Chiede se c'è dolore, dice che c'è un po' di indolenzamento all'interno anteriore alla spalla, niente nel collo, giù nel braccio. Yes, I'm going to extend. Chiede cosa vuole fare come esercizio, usa un bastone per fare l'estensione. As I do it, feels easy, unlike flexion, and Sente più facile il movimento, diversamente dalla flessione.
I think that's enough. Yeah. Questo è sufficiente. Reflection. E la flessione è completa adesso. Abduction. Abduzione. External rotation. Rotazione esterna. Any pain with her? Esterna. Zero pain. Pain is gone. Nothing there. Non c'è dolore, è No andato. dolore. Great. Si sente Nice. normale ancora. So obviously that's just a very brief snippet of the examination, and an MDT assessment would be delving into the history of the problem and trying to identify any other influences on the pain. But that's just to demonstrate we're using the same principles in extremity as we are with the spine. Quindi questo era per dimostrare come viene utilizzato il movimento durante l'esame fisico o obiettivo del paziente dopo aver fatto delle domande prima per indagare dal punto di vista dell'analisi per capire meglio il problema prima di affrontare l'esame obiettivo. Come abbiamo visto, adesso era solo un esempio per la spalla. But you may be thinking, my patients are just not that simple. Ma io chiedo, magari voi state pensando che i miei pazienti non sono così semplici. My patients are fearful, they have beliefs which are not very helpful for their recovery. They have anxiety, some of them are depressed. E infatti pensate magari che i miei pazienti hanno ansia, hanno paura, hanno delle credenze già instaurate, quindi sono depresse e sono pazienti più complicati. So now what will an MDT therapist who's a mechanical therapist do? E quindi cosa potrebbe fare un fisioterapista meccanico di tipo MDT con un problema del genere? So what do MDT therapists really think about psychosocial issues? Or what's your impression of an MDT therapist in regards to psychosocial issues? Cosa fa un fisioterapista MDT con gli aspetti psicosociali? Cosa pensate che un terapista McKenzie può sapere sull'aspetto psicosociale? Well, we do have some evidence. This is from a study from Japan, which looked at McKenzie therapists that practice MDT compared to therapists that did not. And it looked at two aspects: their adherence to evidence guidelines and their biopsychosocial perspective. Infatti abbiamo delle ricerche che affronta questo argomento e ha visto l'evidenza per quanto riguarda l'aspetto biopsicosociale per quanto riguarda la gestione di pazienti da fisioterapisti MDT basati in Giappone contro fisioterapisti che non erano formati nel metodo McKenzie. And what they found, in fact, I think they looked at 50 MDT therapists and 50 non-MDT therapists, was in fact the MDT therapists were more aware of some of these psychosocial issues when they studied a vignette than the general therapists. E cosa ha trovato questo studio? Hanno visto che i terapisti MDT erano circa 50 terapisti in entrambi i gruppi, hanno visto che erano più orientati verso l'aspetto
comportamentale e meno dal punto di vista biomedico per quanto riguarda i terapisti che non erano formati in MDT. So MDT recognizes drivers of pain and disability and tries to integrate that approach with their classification. E quindi i terapisti riconoscono i fattori di causa di dolore e della disabilità e vengono integrati nella terapia. So MDT clinicians are aware of these drivers, and now we make that explicit on our MDT classification forms, that if we recognize cognitive issues, emotional issues, comorbidities, contextual issues, that we note that and try to address that if we can with our patients. E infatti vengono considerati i fattori di causa del dolore e della disabilità e proprio anche sulla scheda di valutazione che viene utilizzato vengono considerati fattori cognitivi, emotivi, le comorbidità e altri aspetti che sono importanti per quanto riguardano questi aspetti. So an MDT clinician will take these factors into account to try and individualize the approach to the patient. E infatti un terapista McKenzie integra tutti questi aspetti all'interno dell'approccio quando affronta i problemi dei propri pazienti. This is our new lumbar assessment form, and you can see that as part of the conclusion, we note these potential drivers of pain and or disability. E infatti questa è la nuova scheda di valutazione che viene utilizzato e vedete come è evidenziato la parte su le potenziali drivers o fattori di causa che vengono utilizzati o vengono a causare il dolore e la disabilità. So MDT hasn't changed in that aspect. MDT clinicians back to the days of Robin always were aware of these psychosocial influences. Siamo sempre stati, anche quando è iniziato Robin McKenzie, siamo sempre stati consci dell'aspetto psicosociale e abbiamo sempre inclusi nella terapia. But now we have some research to show the association between psychosocial outcomes and the McKenzie method. E attualmente abbiamo anche della ricerca che dimostra che l'associazione dei risultati psicosociale rispetto del metodo McKenzie. So this was a systematic review that was published last year. Questa è una revisione sistematica che è stata pubblicata l'anno scorso. And in this review, we found 16 studies with over 4,000 patients that looked at one or more psychosocial outcomes as part of the study. Infatti in questo studio sono stati inclusi 16 studi, oltre 4.000 pazienti e hanno avuto uno o più outcome psicosociali. And what it found was MDT was associated with decreased fear avoidance, psychological distress, depression symptoms, and increases in pain self-efficacy.
E cosa hanno trovato? Hanno trovato che c'è stata un'associazione con una riduzione dell'abattimento per dolore, una riduzione anche dello stress psicologico e della depressione, sintomi di depressione, mentre un aumento dell'autoefficacia per quanto riguarda il dolore, come affrontare il dolore. So back to John again. So it was his back. We found that moving his back around changed his groin symptoms. He was actually one of our study patients in our XPOS study. And there's, sorry, Sarah. Torniamo ancora a John e abbiamo trovato che era proprio la sua schiena la causa del suo problema. Infatti lui era uno dei pazienti che è stato incluso nello studio ex post. And it's no surprise there, as we found in the study, that over 70% of patients presenting with isolated hip pain had the problem coming from their lumbar spine. E questo non è sorprendente, perché abbiamo trovato proprio durante lo studio che i pazienti che hanno constatato di avere solo un dolore locale all'anca hanno in realtà avuto nel 71% dei casi l'origine dalla colonna lombare. So if it is his back, how do we classify them? We use the same symptomatic and mechanical responses. Quindi se è la schiena, come affrontiamo il problema? Come lo classifichiamo? Usiamo sempre le risposte sintomatiche e meccaniche per dividere in uno dei sottogruppi. And we're specifically looking at directional preference. So some movements may make John worse and some movements may make him better. But if we find a movement that consistently makes him feel better, that's his directional preference. E in modo particolare guardiamo sempre per la preferenza direzionale o directional preference, che in modo consistente o ripetutamente, in modo sistematico, viene da movimenti fatti in certe direzioni, fanno stare o peggio o meglio, e ovviamente facciamo fare i movimenti che lo fa sentire meglio. So you may be thinking, I don't see directional preference much with my patients. Is it very common? Magari state pensando, ma io non vedo directional preference molto spesso, non è molto comune nei miei pazienti. E magari vi chiedete se è molto comune. So how common is directional preference? And let's use the example of the lumbar spine. E chiede adesso quanto è frequente la preferenza direzionale nella colonna lombare. Lo usiamo per un esempio. What percentage of patients do you think have a directional preference? Quale percentuale dei pazienti voi credete hanno una directional preference nella colonna lombare? And now let's look at some of the research. Here we can see the prevalence rates from multiple studies. And we're looking at somewhere between 60 and 80%. E questo è un insieme di diversi studi che hanno guardato proprio ai tassi di prevalenza della directional preference in più studi, e vedete che è oltre il 60% in tutti gli studi. And it will be somewhat less for more chronic patients and somewhat higher for more acute patients. E generalmente è un po' più basso per quanto riguarda i pazienti cronici e un po' più alto per quanto riguarda i pazienti acuti. Let's talk about centralization for a second, which is a subgroup of those that exhibit directional preference.
Parliamo adesso un attimino del centralization, che è una caratteristica di una delle classificazioni. And we have a lot of studies over the decades that have looked at centralization and looked at its prognosticability. E abbiamo tantissimi studi che sono stati pubblicati negli anni che hanno guardato soprattutto il fattore prognostico per quanto riguarda questo fenomeno. And overall, if a patient exhibits centralization, it's a good prognosis. E in generale, se il paziente dimostra centralization, è una buona prognosi. And this has been seen and shown in systematic reviews and clinical practice guidelines, which have stated that centralization is an important phenomena to recognize and to search for during your assessment. Infatti è stato rilevato da diversi studi che hanno riscontrato la sua utilità e importanza. So let's go back to John again. It was his back and he had a directional preference. Torniamo adesso a John, che aveva un problema nella colonna e sì, aveva anche una directional preference. So we would give him his exercise to do regularly, education, reassurance, and ultimately he will be self-treating that problem. E infatti daremo un esercizio che dovrebbe fare, educhiamo, diamo informazioni sul problema e anche rassicurazione sul problema e in generale dovrebbe autotrattarsi. And supposing he did that and he was able to do his exercises frequently enough to make a change, but at some point the effect plateaued. E, se pensiamo a lui che lui fa gli esercizi che abbiamo chiesto di fare e migliora, va bene, però se più avanti magari rimane stazionario, non migliora più. So what would an MDT clinician do then? Maybe you'd be thinking, it looks like self-treatment only takes us so far. E allora cosa farebbe un clinico MDT? Dice, con l'autotrattamento arriviamo solo a un certo punto. Okay. But of course, MDT is not just about self-treatment. So we have a progression of force. We start with what the patient can do, and then we progressively add more force and manual therapy if the patient is unable to effectively treat themselves. Ma ovviamente MDT non è solo autotrattamento, usiamo anche una progressione delle forze, utilizzando la forza minima inizialmente, le forze del paziente e se necessario aggiungiamo le forze maggiori, compresa la terapia manuale. And adding more force and adding clinician overpressure or mobilization always has the goal to make the patient be able to self-treat more effectively. E passando dalla sovrappressione e mobilizzazione, aggiungendo più forza man mano, questo intervento ha l'obiettivo di rendere sempre più indipendente il paziente. So let's go back to John again for a second. So he's done well. He's got rid of his pain this episode. But what happens if his pain comes back? E torniamo un attimo al nostro paziente John. Se
se lui va bene e migliora e risolve il problema, ma se nel futuro, se il suo dolore ritorna. So we know that with low back pain and other spinal problems and other extremity problems, that these tend to come back over the years. Problems, musculoskeletal problems, tend to be recurrent and episodic. E sappiamo che questi problemi continuano a ritornare in modo episodico e ha proprio questa natura di delle ricadute. And no approach so far has been shown to have that magic that will get rid of back pain and it would never come back again. E nessuna terapia ha avuto la magia di fare andare via il dolore una volta e non tornare mai più. And the problem is if you do something to the patient at the first point, then you'll have to do it again and again and again. E il problema è che se voi fate qualcosa al paziente dall'inizio e dovrete fare ancora e ancora e ancora. But if the patient does something for themselves under your guidance, then they'll be able to do that again to themselves at some point in the future and with the next episode and the next episode. Ma se il paziente fa qualcosa per se stesso, sotto la nostra guida come terapista, allora nel futuro loro potrebbero fare ancora per loro, ancora e ancora e ancora nel futuro. So with John, if that pain comes back again, he'll be able to do his specific exercise, if it's the same problem, to try to manage that himself. Quindi per John, lui sarà in grado di fare quell'esercizio specifico nel futuro per il dolore dello stesso tipo di problema e riuscirà a fare l'esercizio specifico per affrontare il suo problema. So MDT guides the clinician to help the patient. Quindi MDT guida il clinico nell'aiutare il suo paziente, il proprio paziente. So it guides them to help themselves. Guida per dare la possibilità di aiutarsi da soli. But what if there's no direction of preference? What about those patients that don't fit with that classification of derangement? Ma adesso chiede, ma se non c'è una preferenza direzionale, se il paziente non calza questa situazione, questa classificazione di derangement? Well, then there is the rest of the classifications. And does the patient's presentation fit with one of the other MDT classifications? E allora ci sono le altre tipi di classificazione che sono nel sistema di MDT che vengono utilizzati. So the MDT system is comprehensive. It allows patients who have a problem with their spine or with their extremities to be classified by a clinician using the system. Quindi il sistema è completo, globale, per affrontare i pazienti che hanno questi problemi. So in summary, quindi in sommario, per concludere, MDT gives a framework for clinicians to work within. Abbiamo una struttura per riuscire a lavorare in un modo strutturato.
It allows them to classify their patients and to differentiate where the pain is coming from. Permette di classificare e differenziare per capire da dove viene il problema. It uses symptomatic and mechanical responses of the patient. Utilizza risposte sintomatiche e meccaniche del paziente. It's not about pathology. Non parla della patologia. And it's not about the disc. E non è il disco intervertebrale. You can apply the same principles to the spine and the extremities. Gli stessi principi possono essere applicati sia alla colonna che agli arti. And it's a biopsychosocial system that takes into account all the influences of pain. È un sistema psicosociale che prende in considerazione tutti gli aspetti del dolore. It includes manual therapy. Include inoltre la terapia manuale. And it's comprehensive. It allows clinicians to classify all their patients. È globale, completo, perché permette il clinico di classificare tutti i suoi pazienti. So MDT helps patients to help themselves. E MDT aiuta il paziente ad aiutarsi da soli. It allows an active, evidence-based management approach. Permette una gestione attiva e basato dell'esercizio, dell'esercizio proprio. Okay. Just one more thing before we go. E ancora una cosa, prima di andare via. A study just come out last week. It was a randomized controlled trial, and it was published in the Annals of Internal Medicine. Questo è uno studio che è stato pubblicato soltanto settimana scorsa sull'Annals di Medicina. And it looked at patients with sciatica, and it had 220 patients presenting to primary care. E infatti è stato incluso 220 pazienti con dolore di sciatica. And it randomized the patients to early physical therapy that was based on an MDT exercise principles and an MDT approach and manual therapy. E sono stati divisi in modo randomizzato in due gruppi, uno di fisioterapia che ha incluso MDT ma anche terapia manuale e esercizio. And it compared to those experiencing usual care with their primary care practitioner. È stato confrontato con una terapia che viene utilizzato normalmente dal terapista usuale. And this slide shows the difference in the patient-reported treatment success, but the other outcomes at the time points in terms of pain and disability were better in the early physical therapy using MDT principle group. E questo è stato dimostrato i risultati per quanto riguarda i due gruppi, ma riportato proprio dai pazienti e il successo della terapia, ma il gruppo che ha avuto la terapia fisica ha avuto, cioè che è fisioterapia, non terapia fisica, hanno avuto soprattutto dei benefici all'inizio della cura. So I suggest you can check this study out to really get you up to date with the research on this difficult population.
e quindi è stato un studio importante, e suggerisce di andare a cercare questo studio e leggerlo, perché è molto importante, soprattutto per il successo in pazienti complicati con la sciatologia. So I'm going to suggest that for those of you that are using MDT as your approach, that to those that have not considered it as a possibility, then think about some of these points that we've talked about in the discussion, and consider MDT as to give you that framework to work within to give an evidence-based approach. E quindi suggerisce, per chi conosce già MDT e chi non lo conosce, di utilizzare, pensare a questi aspetti che abbiamo affrontato stasera, e magari che potremo anche discutere insieme nella discussione alla conclusione. So thank you everybody for listening. I hope some of you are still out there, and I think I'll stop sharing now. E quindi ringrazio tutti per aver ascoltato, sperando che ci sia ancora qualcuno, e quindi adesso smetto di condividere lo schermo e torneremo a parlare direttamente insieme. And we'll have time for some questions. E abbiamo tempo per fare delle domande, rispondere delle domande. Thank you, Richard, for your presentation. It was really, really interesting. Exciting. Yeah. Thank you. We love it. Good. Even Well, I love more Sara. Thank you, Sara. Oh, I made a pleasure. difficult job, sorry. Yeah, it's easier for me to translate from Italian to English rather than English to Italian, but as Simone knows, it's it's easier. Yeah. But you made a great job, because it's not so easy, especially if you translate into not your mother language. So thank you, Sara. Great job. That's all right. I hope it was understood by those who are listening. Sì, spero che hanno capito tutti. Sì, si è capito tutto. Abbiamo anche degli ascoltatori internazionali, come sempre, per cui salutiamo Mostafa e salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. In realtà siete ancora in tanti a essere connessi, questo ci fa piacere, siete stati tanti fin dall'inizio, e siamo contenti che non vi siate persi l'occasione di ascoltare dalle parole di Richard questo breve, seppur secondo me esaustivo ed esauriente excursus su tutto quello che è il metodo McKenzie. Mi stai facendo venire ancora più voglia di fare il corso McKenzie. No, mi è piaciuto molto, perché siamo partiti parlando di falsi miti e false realtà, no? E questa presentazione è stata modernissima nella sua semplicità, assolutamente attuale, soprattutto le ultime slide, dove siamo andati a dare un pochino quelli che sono appunto i pilastri dell'MDT, e pilastri che io parlo da fisioterapista, diciamo, e laureata l'altro ieri, e diamo per scontati, ma che Robert McKenzie introdusse, ricordiamolo, 30 anni fa, più di 30 anni fa, per cui sì. Anzi, negli quando anni si 50, parla del quindi metodo, sono molti di più differenze. In Italia dell'89. Quindi, so Richard, they were just saying that, saying how they enjoyed the presentation, that it was very apt and very interesting because of the fact that you were talking particularly about the myths, but approached it in a very comprehensive and interesting way, and that encouraging them to finally come to one of our courses, because neither of them have done
MDT yet. Scusa, ma ho già tradotto quello che poi volevo dire che questa presentazione era soprattutto orientato verso chi non ha mai fatto il corso, chi non conosce il metodo o conosce poco, non è stato al corso, ma so che sono presenti anche diverse persone che non solo hanno fatto tutto il corso, ma sono anche accreditati, quindi sono abilitati come clinico proprio McKenzie. So I was just telling them, everybody, Richard, that it was for particularly for people that don't know McKenzie, that for people who would like to know a little bit more about the method, rather than people who've already been through our system. But I know that there are also some credentialed therapists watching, so I just made that point. Yeah, okay. Thanks. Yeah, there are a lot of people out there that have a misunderstanding of MDT, or people have been trained. Sometimes good to just hear some reinforcement of the principles. But I think that it's a good idea now to ask people to ask questions. So we have this great opportunity to have you here, both of you here, in order to answer to the questions. So. Sì, abbiamo aperto di base il question time, per cui noi abbiamo in serbo alcune domande per Richard, perché non vorremmo perdere l'opportunità di sapere alcuni suoi pareri, ma ovviamente siete, come dicevamo in apertura di diretta, tutti invitati a fare domande su quello che ha detto, su altre curiosità o su qualsiasi cosa vi venga in mente. Di fisioterapia ai massimi sistemi. Esatto. Se volete possiamo parlare anche di guerra, non c'è problema, si può parlare di tutto. Rimaniamo qui, ma che meglio. Rimaniamo in tempo di pace. Dai, intanto che rompiamo il ghiaccio con gli ascoltatori. Il ghiaccio. Ok. Okay. Allora, esci la prima domanda. La esco io la prima domanda. La domanda è questa, la faccio un po' a tutti e due. Sara, la faccio in italiano così tu traduci in inglese. Perché pensate che ci sia questa percezione generale delle persone, in particolare dei fisioterapisti, su ciò che sia realmente il metodo McKenzie, una percezione così lontana da quella che è la realtà? Perché c'è questa percezione così distante da quello che Richard ci ha detto stasera? So Richard, he's just asking both of us why we think that there's a big difference between the opinion of therapists about MDT and the actual MDT. So it's the same all over the world. It's not just in Italy. No, that's right. So I think that, number one, anything in the medical field takes a long time to change a perception of something. Per prima cosa, nel campo di medicina ci vuole tantissimo tempo per cambiare la prospettiva di qualcosa. Okay. And many people may have learnt about McKenzie and MDT in their physio school, and the teaching may have understood about MDT for many decades ago. E poi c'è il problema che ci sono tanti terapisti che imparano gli aspetti di McKenzie all'università quando stanno studiando la fisioterapia, e sono insegnanti che hanno magari frequentato il corso McKenzie tanti anni fa. Mm-hmm. So the cycle gets perpetuated, and new students are given old information, and they think that still applies, and they are not exposed to the research, and they don't come on courses because they think, MDT is old-fashioned, and we want to move on to something new.
Quindi tutti i nuovi terapisti sono istruiti su un metodo di diversi anni fa, e un metodo vecchio che non è più attuale, mentre non sono informati della situazione attuale, come è evoluto il metodo con la ricerca che c'è stato fatto in tutti questi anni, da quando è iniziato e continua a evolvere e sviluppare con la luce della ricerca. Ricerca che ricordiamo all'interno della famiglia MDT è ovviamente sempre portata avanti. Già solo nella presentazione di stasera Richard ci ha fatto vedere diversi studi, diverse revisioni sistematiche, diversi clinical trial, quindi è un metodo che poggia le sue fondamenta su basi molto solide, e pur essendo solide vengono sempre messe in discussione e vengono sempre riconfermate, sempre rimesse in discussione, e di nuovo si cercano delle altre conferme o delle nuove soluzioni. Mm-hmm. So she's just confirming the fact that during your presentation you showed a number of research papers confirming various aspects which are being published all the time by MDT clinicians. But I would add that they're not just MDT clinicians doing the research. There are other researchers who have not actually had real training in McKenzie, are not practicing, but are still doing research into MDT or comparing it to other approaches or aspects. Mm. Yeah, I think not just in-house. Sorry. I think that most of those research studies you see, the MDT are matched, as you say, with people that are not involved with MDT, and that tries to keep the clinical equipoise and make sure that we keep the bias to a minimum. Perché ovviamente è molto importante se la ricerca non è fatta solo dai clinici MDT per ridurre il bias, perché ovviamente se uno pratica McKenzie è ovviamente portato a dare risultati positivi, ma se la maggior parte delle ricerche che lui ha dimostrato, ha fatto vedere durante la presentazione, non sono state fatte proprio da fisioterapisti o medici formati nell'MDT, anzi. So for us, it's a catch-22. If we want research to be done, we have to do it ourselves, but then we can be accused of bias. But we can't just sit around and wait for others to do the research that we feel is important. Otherwise, it would never get done. E quindi siamo in una situazione difficile, perché siamo gli unici che possiamo fare in modo efficace la ricerca. Però siamo anche portati a pensare che sia ottima come terapia, quindi è influenzato dalla bias, e quindi però dall'altra parte non possiamo sederci e aspettare che fanno gli altri tutta la ricerca. Ok, non vedo altre domande, ma io ce n'è un'altra in serbo. Ok, intanto invitiamo sempre chiunque fosse all'ascolto invitiamo a fare domande, a scrivere le domande nella chat. La mia domanda è proprio la curiosità clinica di un clinico, e capire perché ritenete la preferenza direzionale così importante, ovvero qual è il motivo per cui assume questa rilevante importanza dal punto di vista clinico, nella decisione clinica?
Quindi ci chiede perché riteniamo, Yeah, in basically, my head's Switch. divided in two. Yeah, switch from one to the other. So basically he's asking us why we think directional preference is so important and why we look for that when we're with a patient. Yeah, so I think that one of the primary reasons is that if we find it, then patients then have the key, the ability to be able to manage themselves with a relatively simple exercise. La cosa più importante, dice Richard, è che se troviamo un esercizio che dimostra la directional preference o preferenza direzionale, sappiamo che lui può ottenere un buon risultato con un esercizio relativamente semplice, non complicato, facile da fare. Quindi e questo è soprattutto il motivo più importante. Now, that's not saying that there may not be other influences on the outcome and other factors, psychosocial factors that may need to be addressed. But ultimately, the patients have one single exercise in order to do, and they can see the immediate effect on their symptoms. Ma soprattutto vorrei dire che l'esercizio che viene utilizzato con direction preference è semplice, sì, però non è l'unica cosa che viene dato. A volte ci sono altre influenze che devono essere considerate, tipo gli aspetti psicosociali piuttosto che altri aspetti, però è un esercizio semplice, solo un esercizio che devono fare e quindi facile da fare nell'arco della giornata. And lastly, it's such a common phenomena that time spent searching for it, looking for it in the examination, often pays dividends, and it's rarely a waste of time. L'altro motivo è perché vale la pena cercare questo, perché sappiamo che darà poi delle buone risultati e vale la pena passare abbastanza tempo per cercarlo. È così frequente anche e ha delle caratteristiche particolari che ci facilita il compito durante la valutazione. E quindi vale la pena cercarlo. Thank you, grazie, grazie. Abbiamo una domanda e un saluto. Abbiamo prima di tutto un saluto dall'Australia. Ciao Taddeo, c'è il nostro amico Ted che ci saluta e le domande incominciano a piovere dal cielo, quindi So there are quite a few questions coming mettiamo in in now. Good. Quindi questa è la prima domanda di un corsista che 22 anni fa ha fatto il suo corso McKenzie, quindi chiede quali sono le maggiori differenze di evoluzioni avvenute nella metodica da 22 anni ad oggi, negli ultimi 22 anni, visto che 22 anni fa lui ha fatto il corso. So he's asking what are the major differences in the last 22 years? Because he did the course 22 years ago, so he wants to know what has changed. What are the major differences since then? Okay, so I think one of the major differences is we are now very explicit about the approach also encapsulating the other influences on pain, okay? Whereas in the courses 20 years ago, it was implied, but it wasn't very obvious that the clinician, the instructor, and the MDT system was taking those things into account. So that's one. Quindi la prima cosa direi è che questi aspetti del dolore che sicuramente erano affrontati 20 anni fa,
però non in modo così chiaro. Al giorno di oggi viene spiegato in modo molto più dettagliato e considerato in modo più strutturato in confronto oltre 20 anni fa. And now also, obviously, we're applying the principles to the extremities, and we have building of research over the decades that have shown some efficacy to some degrees and reliability. So that makes the system one of the few systems that it enables the clinician to treat the spine and extremity with the same principles and same approach. Un altro motivo, un'altra cosa che è cambiato negli ultimi 20 anni è come viene applicato negli atti, che sicuramente è stato sviluppato negli ultimi 20 anni con tantissima ricerca e quindi fa sì che il sistema è molto globale, molto completo di tutto il sistema muscoloscheletrico, non solo la colonna. I would think, Richard, also another thing is the fact that we've developed more the other category as well, not just the 3 syndromes, whereas 20 years ago it was very much derangement, dysfunction and postural syndrome, and then we weren't really treating anything else, but whereas now the other category has been developed. So should I say that? Yes, please. Yep. Ok, so quindi io ho appena detto che c'è un'altra cosa che secondo me è molto importante che è stato sviluppato negli ultimi 20 anni e soprattutto negli ultimi 5 anni direi, che oltre le 3 sindrome che sono state quelle che sono state le classificazioni inizialmente negli anni 90 e ultimamente abbiamo sviluppato quest'altra categoria che si chiama altro e Richard infatti ha fatto vedere l'elenco delle varie sottoclassificazioni in questo gruppo, che è ovviamente le patologie gravi, ma anche altre classificazioni come per esempio la stenosi piuttosto che trauma, piuttosto che meccanica inconclusivo, piuttosto che la sciatologia che non risponde ai movimenti ripetuti, quindi quello che noi chiamiamo MUR, e tutte le altre classificazioni che hanno anche loro un trattamento specifico secondo il problema. Thank you. Thank you both. Grazie Sara. And Grazie. there is, I think, penso che ci sia l'ultima domanda di Luca. L'ultima domanda, quella di Luca, molto interessante. One more question, is it okay for you? Yeah. Thank you. Spesso nella mia pratica clinica ho difficoltà a confrontarmi con i medici che non conoscono il concetto MDT. Capita anche a Richard ed a voi? E come responsabile internazionale della formazione, ha dei dati su quanti medici fanno formazione MDT? Okay, so Richard, this is a question from Luca. Ciao Luca. Luca is a credentialed therapist and he's asking about the difficulty talking to doctors who don't know MDT and asking you if you have problems discussing our system with doctors and if, as
director of the formats of the director of education for MII, do you have any idea of actually how many doctors have done our courses? Okay, so to answer the last question, I can't say a number. I think there are some physicians that have gone all the way through the courses, but I can't give a number for that. Quindi non può dare un numero preciso per quanto riguarda chi tra i medici ha fatto la formazione completa di MDT. But I think in answer to the communication question, the important thing is to speak in a language that the physician understands. And it is no good to talk about the arrangement and our classifications if the doctor doesn't understand what that means. So my communication with physicians is always keeping it in a language they can understand. So, for example, this patient has a problem which is going to reverse quite easily with exercise. Quindi per rispondere alla prima parte della domanda, dice che è difficile parlare con medici che non conoscono il metodo e con loro bisogna parlare con del linguaggio che capiscono, non conoscendo la terminologia ovviamente McKenzie, quindi magari parlando di un problema che può risolversi abbastanza o rispondere abbastanza in fretta. Mm-hmm. And the other critical part is certainly not to contradict what they have given in their diagnosis. So you work with that and around that, and so you coordinate. If they think it's bursitis, then you don't contradict that to the patient or to the physician. You just say, I think these exercises are going to help with that problem. And if you build up a rapport, then you can talk in more detail about what's actually happening and what you think the problem is. E un'altra cosa che è molto importante è di non contraddire la loro diagnosi e non dire anche con il paziente che credete che il medico ha sbagliato, ma dire inoltre se il medico dice che è una bursite, per esempio, di dire che gli esercizi che stiamo dando è specifico per una bursite. Piuttosto che dire che è un altro problema, perché non bisogna creare delle situazioni diciamo contraddittorie verso il medico, anche quando si parla con il medico pure, ovviamente. Bisogna usare altro linguaggio, però non dire che è una diagnosi sbagliata o pensate diversamente, certamente. Ragazzi, grazie, fantastico. Thank you so much. Prego. Thank you. Grazie a voi, anzi, grazie della serata e grazie a Richard per la sua disponibilità al primo pomeriggio. Great job, everybody, and especially Sarah. Sorry for my making it hard for you to try. Oh, that's fine. It's fine. I just hope it all went well. Yeah. And I wanna remember everybody that Richard will be available for other webinars on the Zoom platform, so keep in touch. Quindi vi ricordiamo che Richard terrà altri webinar e attraverso i nostri canali verranno pubblicizzati attraverso la piattaforma Zoom in maniera tale che possiate approfondire ulteriormente le conoscenze di quello, non solo del metodo MDT, ma anche di quella che è l'attualità della ricerca riguardo il sistema
sì, riguardo la fisioterapia muscoloscheletrica in generale. Sì, infatti stiamo pensando di organizzare entro la fine dell'anno 2 e probabilmente alla fine di questo mese o a novembre e quindi sarà deciso fra poco la data precisa e poi ovviamente faremo la pubblicità. Certo, esatto. Vi invitiamo a rimanere ovviamente aggiornati sui nostri canali social. E non solo. E non solo, ovviamente. Mailing list, sito web, sia eccetera. nostro che del McKenzie Institute. So, thank you again, Richard, for sharing with us your knowledge and your experience. We really appreciated your time and your effort in putting all together everything all together. Pleasure. Thank you for hosting and thank you for asking me. Ok, quindi faccio il traduttore di Claudia, quindi grazie Richard per aver passato il tempo con noi e per aver condiviso con noi la tua conoscenza. Quindi Richard ringrazio dicendo grazie per avermi invitato. Thank you. See you soon. Thanks very much. Bye. Bye. Grazie anche a Sara Luetchford, Grazie, Sara. McKenzie in Italia, non dimentichiamolo, una persona, non solo un grande personaggio, ma una grande persona che abbiamo il piacere di avere tra i nostri collaboratori. E soprattutto una collega che ci fa sempre piacere avere nei nostri corsi perché porta sempre con sé un bagaglio di esperienza culturale che è sempre un piacere condividere. Invidiabile. Sì. Grazie. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Che Prima dire? di salutare con la musichina. Vi manca la nostra sigla. Vi manca, ma prima di arrivare alla sigla, di nuovo vi ringraziamo per averci ascoltato, per essere stati con noi per oltre un'ora e mezza. Non pensavo di farla così lunga, ma alla fine la fiera è sempre molto interessante. Bello. E come vola il tempo quando ci si diverte. Esattamente. Per cui vi diamo appuntamento al 28 di ottobre. Esattamente. Avremo con noi da Londra Daryl Herbert che parlerà della teoria e della pratica delle manipolazioni leva minima, delle articolazioni degli arti, quindi capire perché, cosa c'è di diverso, cosa c'è di nuovo da imparare e perché dobbiamo manipolare. È comunque una persona da cui è sempre piacevole imparare. Fantastico. E questo nuovo appuntamento si pone un po' nell'ottica di, non potendo organizzare alcuni corsi in presenza, comunque portare a voi quella che è la nostra offerta formativa, diciamo in un modo ovviamente fruibile per tutti. Poi andiamo avanti con gli appuntamenti velocemente. Torniamo in aula a novembre a Torino e a Firenze con Blaise Dubois e la Drowning Clinic, quindi in presenza, corsi da non perdere, corsi 1.0, 1.1, quindi prevenzione e curare veramente tutti i disturbi del corridore, quindi come valutare e prevenire i disturbi della corsa. E quindi poi ancora altri Spritz O'Clock con colleghi italiani. Avremo Michele Monti che ci parlerà del nuovo corso sulla lombalgia, nuovo corso Sì, una chicca che abbiamo scoperto diciamo, durante il lockdown, una delle cose belle, strano a dirsi, che però abbiamo scoperto durante il lockdown. E Michele Monti insieme a Paolo Basso ci parleranno di un corso, di un loro corso che saremo ben lieti di proporre appena riusciremo ad organizzare. Intanto ne parliamo. Ci sono già delle sedi che stanno venendo fuori nel nord e nel sud Italia, questo è molto interessante. Sì, manualmente fare le valigie e scendere al sud. Ci siamo. Quindi, detto questo, ragazzi, noi ancora vi salutiamo, vi ringraziamo infinitamente. È arrivato quel famoso momento in cui ci salutiamo, lo Spritz O'Clock è finito, vi attendiamo fra 15 minuti. Ormai più che uno Spritz O'Clock è il Consommé O'Clock, e quindi non ci resta che
salutarvi e darvi appuntamento al prossimo appuntamento con i nostri amici, i cani della biscia. Darvi appuntamento al prossimo appuntamento. Al prossimo Spritz O'Clock. Quando ti ho vista al bar è stato amore a prima vista. Lucida abbronzata, miseria ribellustra. Col tacco alto e i jeans, vestita un po' da corsa. Avrei voluto farti sognare la mia borsa. Quando, Michele? Paolo? Sulla nostra pagina trovate sotto gli eventi tutti i nostri da eventi. Una tribuna urlavano sei grande. Io sempre pronto e tu che eri sempre infogliata. E poter dire a tutti Madonna che ciulata! dopo 6 anni abbiamo 2 cani e 4 figli. Il matrimonio è stato il peggiore dei miei sbagli. Taddeo! Sono molti mesi che non mi sfiori il bigliettino. Ma come si fa a non ridere? Ciao a tutti! Ciao, buonanotte! Buonanotte! Alla prossima! Ciao!